Conosco Monaco solo per l'Oktoberfest e quindi la birra, i Wooster e quelli vestiti con le salopette verdi che ballano con la musica fatta coi tromboni. Quindi ho approfittato dell'invito di Air Dolomiti per volare in questa città. Mi sono letto un po' di roba a riguardo e ora vi racconto quello che ho scoperto su Monaco di Baviera. Questa volta mi hanno messo in business, mai avuto così tanto spazio per le gambe, e non sono neanche abituato a vedere le scritte in italiano, lo steward che parla in italiano. Stiamo completando le operazioni carico bagaglio. E il cibo che ha un sapore buono. Non sono proprio abituato al cibo in aereo, onestamente. Questo biscotto bacio di Romagna è molto buono. Prosecchino e si vola verso Monaco. Monaco è la capitale della Baviera, una regione a sud della Germania, ed è la terza città più grande della nazione. Si chiama Monaco perché il terreno dove è stata fondata era di un monaco, mentre la Baviera deve il suo nome probabilmente ai nostri amici Galli Boi, venuti giù dalla Boemia. Voi lo sapevate che il nome della squadra Bayern Monaco significa letteralmente in tedesco Monaco di Baviera? Io sono rimasto piacevolmente sorpreso. Dopo essere stata fondata dal duca di Sassonia Enrico Leone nel 1158, arriva la dinastia Wittelsbach e finisce qui la travagliata storia di Monaco. I Wittelsbach governeranno Monaco di Baviera fino alla Prima Guerra Mondiale ed esistono ancora, sono una delle dinastie più antiche d'Europa. Se mi stanno guardando, mando loro un saluto. Ein, zwei Polizei. Questa è Marienplatz, la piazza principale. Intitolata alla Madonna perché ha salvato Monaco in diverse situazioni. Precisamente le troviamo tutte nella Colonna di Maria, eretta dopo essere scampati dalla distruzione dell'invasione svedese della Guerra dei Trent'anni nel 1638. I putti stanno combattendo contro la guerra, il leone, la fame, il drago, la peste, il pollo e volevo dire il basilisco, e il peggiore di tutti, l'incredulità, il serpente. Anche se non credo che sia un vero problema. Oh no, me l'ha fatta! Molto celebre è la Fontana del Pesce, o per quelli che hanno meno di 40 anni, la Fontana del Magikarp. Costruita in ricordo del mercato che si svolgeva in piazza, i pescivendoli tenevano i pesci nella fontana, sono scolpiti i garzoni dei macellai intenti a festeggiare la fine del loro apprendistato, entrando nella fontana e gettando acqua, mele e monete sulla folla, tradizione viva ancora oggi. Voi direste mai che Municipio Vecchio sia quello invece di quello? Beh, io sì, perché non giudico dalle apparenze, e poi quello è più grande. Esatto, quello è il Municipio Nuovo ed è di fine 800 in stile neogotico, una bestia di palazzo. Sono state abbattute 24 case per fargli spazio. Le facciate sono ricche di decorazioni sulla storia bavarese. Mi ha già conquistato con il drago appeso in basso. Hanno messo una rete per evitare che voli via. Ho rubato questa battuta a un mio follower. A Monaco vanno matti per i fiorellini, li mettono ovunque e li trattano molto bene, profumano e sono molto carini. Si può anche entrare nel cortile principale. Ricordate che vi dicevo che Monaco deve il suo nome al fatto che il suo terreno fosse di un monaco? Ebbene, il suo stemma è proprio un monaco. Simpatico. All'interno del nuovo municipio c'è un ottimo posto per bere una birra. Ha l'orologio a carillon più grande della Germania. Rappresenta la giostra per le nozze di Guglielmo V, duca di Baviera. Vedete, con il cavaliere disarcionato. E la danza dei bottai, danza che ricorda quando i bottai, finita la peste del Cinquecento, ballavano per le strade per rassicurare la popolazione impaurita e chiusa in casa. I rintocchi dell'orologio vengono seguiti con un certo entusiasmo. Fuori dal Municipio Nuovo c'è un ottimo posto per bere una birra. Il Municipio Vecchio risale al 1400, c'è la statua del fondatore di Monaco, Enrico il Leone, e il primo Wittelsbach diventato imperatore del Sacro Romano Impero, Ludwig il Bavaro. La torre è la struttura più vecchia, ora ospita il Museo dei Giocattoli. Monaco è anche gemellata con Verona, guardate, ho ripreso lo stemma nel Municipio Nuovo, e vicino al Municipio Vecchio si trova una statua di Giulietta Capuleti, che cheat, ovviamente piena di fiorellini. A Francoforte ho scoperto che l'acqua in Germania costa l'ira di Dio. Davanti al municipio me la sono andata a cercare, arriva a quasi 20 euro al litro. Mi sembra il momento di mostrarvi dove si vada a bere a Monaco.
Ricordate Guglielmo V, quello delle nozze del Carillon? Beh, ci dava dentro con le bevute. Siccome trincava come una spugna, il duca Guglielmo V, per non comprare la birra da quelli della Bassa Sassonia, si inventò la birreria ufficiale fatta solo per il Ducato di Monaco. Nacque la Hofbrauhaus, sicuramente la conoscete. Prima era di proprietà del Ducato di Monaco, ora del governo della Baviera, per questo ha come simbolo la corona. All'interno è molto pittoresca, nel senso che ha il soffitto pitturato, con i musicisti tradizionali che suonano la musica bavarese. Questa non è una caraffa, è un boccale da litro per una persona. Prost! Chi è stato? La birra è molto diversa da quella italiana, è estremamente più leggera, ma gustosa. Questa in particolare sa molto da grano. Con i tipici pretzel si mangia l'onnipresente stinco di maiale per alleggerire un'insalatina bavarese chiamata Obasda, fatta con formaggio di tipo Camembert unito a burro e spezie, accompagnato da cipolla rossa, e i tipicissimi Weisswurst, i wuster bianchi di Monaco. Sì, sono nell'acqua, di solito serviti a colazione con la senape dolce. Molto buoni. Crema bavarese, tipo panna cotta con tuorli d'uovo. Fiorellini su taxi bicicletta. A Monaco non sono molto competitivi, ad esempio giocano a bocce con tutte le bocce dello stesso colore, così da non far vincere nessuno. In Baviera imperversano i pupazzetti di legno, gli schiaccianoci, le case a cucù e tanti boccali decorati, belli quanto costosi. Ma i boccali bavaresi sono troppo mainstream, volete mettere uno stivale bavarese? Ah, la leggendaria Nutria Drago! Ah, 570 euro! Questa è la cattedrale di Monaco, la Frauenkirche. Ci sono ancora gli asparagi, qui in Germania amano gli asparagi. Dietro al Duomo si cela un mistero. Si racconta che l'architetto, per trovare i fondi per costruire questa ingente cattedrale, fece quello che avremmo fatto tutti. Strinse un patto col diavolo. Il diavolo, sempre molto disponibile, c'è da dirlo, lo avrebbe aiutato solo se si fosse costruita una chiesa senza finestre, per celebrare l'oscurità. L'architetto disse: "Ma sì, dai, ci può stare", e accettò. Finiti i lavori, il diavolo, entrando in cattedrale, non vide nessuna finestra e ne fu felice, ma appena fatto un passo in avanti, notò che le finestre erano solo nascoste dalle fitte colonne. Si sentì alquanto preso in giro e su tutte le furie batté il piede a terra, lasciando questa impronta. Sì, il diavolo portava le sneakers. La prima volta che sono entrato, l'impronta era coperta da questo cartello. Allora dalla rabbia ho battuto il piede a terra e ho creato un'altra impronta. All'entrata c'è la tomba di Ludwig il Bavaro, ricordate? Il primo duca Wittelsbach a diventare imperatore del Sacro Romano Impero. Lo si nota dalla sua tomba estremamente sobria. Diversamente dal diavolo, consiglio di andare oltre alle colonne. Le finestre della cattedrale sono meravigliosamente decorate. Sono sicuro che gli sarebbero piaciute. Ci sono le reliquie di San Benno, il patrono di Monaco, rappresentato con un pesce perché recuperò nel suo ventre le chiavi della cattedrale che gettò nel fiume, prima di andarsene dopo che l'antipapa lo aveva scomunicato. Vicino al Duomo c'è un ottimo posto per bere una birra. Nella piazzetta si trova un modellino di Monaco, l'ideale per girare la sigla di Game of Munich. Chiesa di San Michele, la più grande chiesa rinascimentale, con tutti i personaggi incasellati. Molto carina la statua di San Michele. Sono una persona semplice, c'è un mostro, uno scheletro o un diavolo? Mi piace. Vicino a San Michele c'è un ottimo posto per bere una birra. È sera a Marienplatz. Ho corso per beccare il rintocco delle 21 col bambino che viene accompagnato a letto da un angelo. Buonanotte. Colazione monacense con i Weisswurst e le salsicce baby. Poi ho preso questa cosa che sembra una fetta di wuster, ma si spalma. Penso sia patè di fegato. Poi ho fatto anche la colazione vera, quella dolce. A Monaco ci sono strade interamente pedonali. Guardate che vestito fantastico!
Avete sicuramente presente i classici colori bianco e azzurro presenti in tutta la Baviera, e infatti sono la bandiera della Baviera. Probabilmente li conoscete meglio in forma di rombi o, come si dice, di diamanti. Si trovano ovunque. Ebbene, hanno origine dai gonfaloni della famiglia reggente, i Wittelsbach. Vedete? Eccoli qui. Ogni volta che vedrete le scacchiere in giro per la Baviera, come sicuramente le vedrete all'Oktoberfest, ricordatevi che sono dei Wittelsbach. Un saluto ai Wittelsbach che mi seguiranno da casa o da palazzo. Penso che i diamanti siano stati ripresi anche nel soffitto dell'aeroporto. Inizialmente i Wittelsbach abitavano qui, nella vecchia residenza, sempre in centro a Monaco. Da metà Cinquecento i duchi e poi i regnanti della Baviera cambiarono residenza e si trasferirono in questo palazzo. Da dietro si accede al giardino reale con i dipinti delle gesta dei Wittelsbach. Ho preso qui l'immagine di prima del gonfalone. Ein, zwei Polizei col caval. C'è il giardino reale, dove bisogna stare attenti a non pestare bellissimi fiorellini. Lo stile è sempre classicheggiante. Ho sentito che ai pesci non piace la musica leggera, è davvero così? Che esagerato! Il palazzo è talmente grande che non si capisce quale sia l'entrata giusta. Guardate questo cortile, com'è elegante, con tutte queste colonne di marmo. Ah, ma aspetta, ma sono dipinte, ma che barboni! In questo cortile non sono ammesse impronte del diavolo. Abbraccio! L'interno della residenza è estremamente sfarzoso. Questa è la galleria degli avi. Guarda qui il buon vecchio Carlo Magno. È tutto l'albero genealogico. Perché lo sai che il cugino di quarto grado dell'amico del mio trisavolo era Giulio Cesare? Ci sono le fontane fatte interamente di conchiglie in pieno stile manierista, come quelle nelle grotte artificiali nei giardini del Rinascimento. E a proposito di Rinascimento, ecco l'Antiquarium, la più grande galleria rinascimentale sopra alle Alpi, perché sotto ci siamo noi. Il pezzo forte della residenza, mostrata in tutte le locandine. Vedete, ci sono le grottesche rinascimentali, come quelle che abbiamo visto a Pesaro. Camere da letto costruite stile Minecraft. Le stanze sono una più sfarzosa dell'altra, anche se allo specchio andrebbe data una pulitina. Guardate che calzari alla moda. Le decorazioni eleganti con i gigli alle pareti, che di solito si vedono stampate, queste sono originali ricamate. Ecco come dovrebbero essere. Camere rosse, camere dorate. Non è oro dipinto, penso che sia proprio oro vero. Sala del trono di Ludwig, non Ludwig il bavaro del Duomo, questo è dell'800, è un vero dandy, vedrete che ha fatto. Guardate che bell'uomo. Le stanze non finiscono mai, Silvia che mi accompagna era più o meno così. Porcellane molto birbantelle. Ma questo sono io. Sala con dipinti. Questo è di Albrecht Dürer, che è stato un pittore famoso. Ah, c'è anche la Gioconda. Nella sala del tesoro si trovano le corone reali fin dal Medioevo, tutte tempestate di pietre preziose. Guardate come brillano, altro che quelle delle Barbie. All'interno della residenza c'è un ottimo posto per bere una birra. E quindi andiamo in un'altra birreria storica, l'Augustiner, altro posto molto tradizionale. Questa volta birra piccola da mezzo litro, non esiste di meno. È una Hell, sapore più neutro e ancora più beverina. Schnitzel alla Monaco con cavolo verza crudo, che però sembrano sempre crauti. Spätzle, gnocchetti di patate con formaggio e cipolla croccante. La chiesa di San Pietro è la più antica della città. Ha 8 orologi, così si può leggere l'ora da qualsiasi angolazione, soprattutto se sei un uccello. All'esterno è circondata da simpatiche tombe. Sei una donna sola e hai bisogno di una mano? Ora ti mostro chi devi pregare. Dentro alla chiesa intitolata a San Pietro, che vediamo rappresentato nell'affresco sul soffitto, sono deposte le reliquie di Santa Mondizia, protettrice delle donne sole, coperta di pietre preziose e con in mano un'ampolla col sangue del martirio. Siccome era nubile, le prostitute del posto l'hanno scelta come loro protettrice, ma anche le suore e le cosiddette zitelle. Se invece hai dei dolori intestinali, devi cambiare reparto e andare dal teschio di Sant'Erasmo, protettore dei marinai e dell'apparato intestinale. Vicino a San Pietro c'è un ottimo posto per bere una birra.
Si può salire sulla Torre di San Pietro per godere della vista di Monaco dall'alto. Sono sempre 300 scalini, come per il Duomo di Francoforte. Beh, Marienplatz da quassù è tutta un'altra cosa. Forza Genua! Mi hanno parlato molto bene anche della chiesa Asamkirche, che ora vi mostro in tutta la sua magnificenza. È una chiesa rococò fatta dai fratelli Asam, uno è scultore e l'altro è pittore. Guardate che impalcature! All'interno vi posso mostrare giusto il fantastico scheletro dorato. Capolavoro! Pausa gelato al gusto insalata o basda. Monaco infernale! Il Viktualienmarkt è un grande mercato proprio attaccato al municipio vecchio. Si vendono prodotti tipici della Baviera, come i mitici Würster o delle zuppe, ma anche un sacco di cose esotiche. Si possono assaggiare particolari tipi di mostarda o di salse strane. Ovviamente ci siamo buttati come degli sciacalli. Ho preso un boccone pieno di salsa al rafano piccantissima. Sono i rischi del mestiere. Eppure c'era anche scritto che era Erfolgingrir. Fiorellini di Monaco. Questo è l'Albero di Maggio, con un memoriale che ricorda l'editto di purezza della birra promulgato a fine 400 per regolamentare la produzione della birra, forse la più antica regolamentazione igienico-sanitaria. Gattini di Monaco. Dopo aver visitato Firenze, vabbè, ma questo non c'entra nulla, il duca Ludwig ebbe un'idea geniale, sentite questa: costruire una loggia in piazza, ma non una loggia normale, una loggia con dentro delle statue di tipo classico, e chiamare questa loggia, vediamo, la loggia dei marescialli. I più attenti di voi avranno notato come la loggia dei marescialli nella Odeonsplatz, con le sue statue di eroi bavaresi, sia vagamente simile alla loggia della signoria di Firenze. Non è un caso, perché il nostro fancy duca Ludwig era un fan sfegatato dell'arte e ha tempestato Monaco di opere ispirate ai maestri europei. Statua sobria di Ludwig, opportunamente decorata con dei fiorellini. Anche la piazza è decorata con i fiorellini. Vicino all'Odeonsplatz c'è un ottimo posto per bere una birra. Un'altra eredità di Ludwig è la Königsplatz, ispirata direttamente all'Acropoli di Atene. Vedete, ci sono anche i propilei. Vado a vedere un attimo ad Atene se è accoppiato bene. Sì, mi trovo sull'Acropoli di Atene e confermo, quello è il Partenone e quelli sono i propilei. Il Partenone è stato replicato addirittura con i lavori in corso, un lavoro minuzioso. È il Museo dell'Antichità, mentre davanti c'è la Glyptoteca, un museo che raccoglie le statue. Tutto il quartiere è dedicato ai musei e all'arte. Molto importante è la Pinacoteca Antica, con quadri medievali e rinascimentali, tra cui Giotto e Albrecht Dürer. Esatto, quel Albrecht Dürer. C'è il museo dell'arte egiziana, ci sono statue che stanno male, c'è un sacco di roba. Ludwig faceva le cose così in grande che la festa del suo matrimonio gli sfuggì di mano e diede inizio all'Oktoberfest. Torta del principe reggente e torta foresta nera. Dicono che siano tipicissime, ma fai molta fatica a trovarle. Molto buone. Si entra nell'immenso parco inglese, un parco più grande di Central Park. Tutto a pochi passi dal centro. Ein, zwei, drei, Polizei. A un certo punto ci si imbatte in un fiume stranamente veloce. Beh, non è un fiume normale, è il celebre fiume dove si può fare surf. Avete capito bene, cari amici, a Monaco si può fare surf. Ora le ho proprio viste tutte. C'è anche un cartello che penso dica obbligo di fare surf. Animali di Monaco, corvi sotto steroidi, oche simpatiche, germani reali molto amichevoli e anatra mandarina, la mia anatra preferita. Il parco al momento è uno dei più belli che abbia mai visto. Ha uno spazio enorme, è pulito e tenuto bene, anche se non mi fido dei cani senza guinzaglio, mai fidarsi dei cani. C'è un sacco di gente che si rilassa, gioca a calcetto, a pallavolo o, perché no, si beve una birra.
Ein Furgon Polizei. E a proposito, dove si può bere una buona birra al parco? Ovviamente nei beer garden. I beer garden sono chioschi di birra in giardino. Nacquero a fine 800 dall'esigenza dei birrifici di mantenere fresca la birra d'estate, trovando sotto i castagni un posto ideale dove posizionare le cantine. Data la bella atmosfera che si crea sotto gli alberi, i mastri birrai si dissero: «Ehi, ma perché invece di vendere la birra alle birrerie non la vendiamo direttamente noi? Qui mettiamo due panche, mangiamo, beviamo, facciamo casino». Ma le locande non furono molto contente e per evitare di perdere clienti fecero approvare una legge che vietasse ai beer garden di vendere anche il cibo. Allora la gente fece quello che si fa al cinema quando i popcorn costano troppo, cominciò a portarsi il cibo da casa. Ora ai beer garden è permesso vendere cibo, ma l'usanza di portarselo da casa è rimasta in alcuni chioschi. Fiorellini nei beer garden. Vediamo cosa servono. Birra solo da 1 litro, ci sono anche quelle da mezzo per le bibite analcoliche, così non si abusa del succo di mela. Il currywurst, che non ho ancora assaggiato. Insalatina o pasta. Il mio amato Fischbrötchen, la ringa era un po' salatina però. E poi ho voluto provare la prizza, una pizza fatta coi pretzel. Prost! Prova ad assaggiare la pretzel pizza. È un pretzel che non si sente tanto il cipollotto e il formaggio è tipo un formaggio molle, tipo casatella, sciolta. Non è male. Adesso che sono arrivato al pretzel, quello duro, si sente, è quell'elemento crunchy, fa schifo, ma perché a me fa schifo il pretzel. È la versione vegana. Dopo la mangiata siamo andati al tempio Monopteros durante il tramonto. Beh, non c'è che dire, davvero una bella vista. Bravo Ludwig, bravo, sapevi il fatto tuo. Ein, zwei, Polizei. A Monaco nasce la BMW. No, non sto parlando della parrocchia Beata Maria Vergine di Portogruaro, ma della nota azienda di automobili. Si può visitare gratuitamente un salone espositivo con tante cose simpatiche. Oltre alle solite macchine molto veloci ed estremamente pulite, c'è un robottino con la faccia che ha imparato ad evitarti quando ti vede. È così simile a noi. Anche su di lui sono vietate le impronte del diavolo. Puoi registrare il tuo volto che poi ti viene proiettato sullo schermo grande. Wow, sono proprio io! E ora sono schedato a vita. Grazie BMW per il gift, la metto insieme a quella che mi ha regalato il Museo Ferrari. Se ci fosse un museo dei garage mi farebbe comodo. Fiorellini su tavolo. Ultima birra da un altro Big Boss. Provo l'anatra cotta alla Monaco con anche il cartoncino che si vede nei cartoni animati e provo sti famosi asparagi che si vedono ovunque in Germania. Buoni. Ultima colazione con i Weisswurst e la senape dolce. Ho scoperto che bisogna togliere la pelle. E ultima tappa fondamentale. Al di là del fiume c'è il museo della scienza più grande del mondo. Il Deutsches Museum. Guardate già la torre che segna la pressione atmosferica. Tutto un programma. Ci sono diverse sezioni, come la medicina, con riproduzioni dei virus, dei vasi sanguigni, dell'osteoporosi e del vaccino Covid molto aggiornato. Effettivamente c'è molto spazio per mettere un microchip. Sezione robot, ci sono sia quelli posseduti, sia i veri suonatori di metal. Guardate come funziona la pressione. Facendo girare le palle, alcuni sono più bravi di altri, l'acqua viene spinta verso l'alto. Ah, e siccome siamo in Germania e l'acqua costa tanto, non bevete l'acqua dell'esperimento. Esperimento scientifico, vedete come si muove lo scheletro? Ecco, vedete? Vedete che bizzarro? Vedete? Ecco beh, esperimento riuscito. Se tocco il lavandino mi sporco, guardate i germi, guardate che schifo. Ma se mi disinfetto la mano... non cambia niente, ma se mi disinfetto bene la mano, guardate, esatto, esperimento riuscito. Impronte che lasciano i vari tipi di radiazioni. La rifrazione sul vetro, quante sfere ci sono? E invece no, l'acqua le aveva nascoste. Scienza, bitch! Dentro a un volo molto low cost. Per ogni esperimento c'è la spiegazione e vi consiglio di prendervi del tempo per godervelo a pieno. Cesso scientifico multifunzione, molto carina la candela. Ci sono tanti altri musei da visitare, parchi dove perdersi, palazzi e monumenti, tutto con vicino dei posti dove bere una buona birra, ma il mio viaggio per ora finisce qui. E questo è quello che ho scoperto su Monaco, oltre all'Oktoberfest. Fatemi sapere che ne pensate e ci vediamo alla prossima
città interessanti dell'Europa che proprio non conoscevo. Grazie ad Air Dolomiti per avermi accompagnato. Se volete farci un salto viaggiando tutto italiano, vi lascio il link in descrizione. A Monaco vi consiglio il parco, bellissimo. Provate i Weisswurst con la senape dolce e se siete vegetariani c'è sempre la prizza.